Bene ragazzi, benvenuti. Oggi passiamo alla terza delle tre critiche di Kant, del suo sistema del criticismo, la critica del giudizio. Io speravo che la piccola Sofì, la mia piccola gatta, volesse collaborare a questa lezione, ma non ne vuole sapere, dice che Kant è troppo difficile, lei non lo capisce, non lo vuole spiegare e inoltre vuole andare a giocare con Bianchina, con quella gatta di strada. Vabbè, dai, vai a giocare con Bianchina. Parliamo della critica del giudizio, la terza critica di Kant, l'elemento che conclude, diciamo così, e dà anche una nuova prospettiva al criticismo kantiano. Qual è il problema di partenza? Il problema di partenza è che Kant vuole in qualche modo trovare un nesso tra le prime due critiche. Ricordate, la critica della ragion pura aveva stabilito che la conoscenza a priori dei fenomeni eh, può essere possibile quando i dati sensibili, le intuizioni sensibili vengono ordinate dalle categorie dell'intelletto in modo tale da stabilire, da istituire nella natura delle leggi oggettive, universali, necessarie, dominate dalla causalità, d'accordo? Dominate dall'oggettività, viste in base all'oggettività scientifica, in base alla causalità nel senso di causalità meccanica, d'accordo? Quindi diciamo che la conoscenza, scusatemi, la conoscenza ci fa conoscere la natura nel senso proprio meccanico, scientifico del termine. Mentre invece abbiamo visto che nella ragion pratica l'essere umano non è più considerato come corpo tra corpi condizionato da una causalità meccanica all'interno di una connessione necessaria di fenomeni, di una natura organizzata da leggi. Al contrario, nella critica della ragion pratica, l'essere umano si apre al mondo del noumeno, al mondo della libertà. La legge morale a priori è autonoma, è a differenza della conoscenza della natura che è eteronoma, in cui l'intelletto, in cui il soggetto è collegato ad altri oggetti esterni in maniera necessaria, non può sganciarsi. Questo nella conoscenza teoretica, scientifica. Invece, abbiamo visto nella critica della ragion pratica, la morale, la legge morale è autonoma, fonda se stessa e scopre, sia pure non teoreticamente, ma in maniera pratica, l'esistenza della libertà, che fa sì che la mia volontà sia una volontà appunto libera, sia qualcosa che è sganciata dal mondo del fenomeno, appartiene ad un'altra dimensione, alla dimensione noumenica, intelligibile. Allora vedete che in questo modo però l'essere umano sembra scisso, sembra appartenere a due mondi eterogenei, differenti. Da un certo punto di vista l'essere umano viene visto come corpo tra corpi meccanico, invece nella critica della ragion pratica viene visto come appartenenti ad un'altra dimensione, a una dimensione che non ha rapporti con gli altri oggetti esterni, che si solleva al di sopra del mondo sensibile, una dimensione intelligibile. Questo è il problema. Come si può creare in qualche modo una connessione tra natura meccanica ordinata da leggi inflessibili e libertà, d'accordo? Libertà noumenica, uno dei postulati della ragione metafisica. Kant vuole creare in qualche modo un nesso, una comunicazione tra questi due mondi
l'uomo appartiene ad entrambi i mondi. Kant afferma che questi due mondi continuano a essere eterogenei. La conoscenza scientifica riguarda solo la critica della ragion pura, mentre nella critica della ragion pratica la libertà, la volontà, la legge morale non sono conoscenze teoretiche, sono esigenze pratiche, conoscenze pratiche, danno luogo a una serie di idee che non sono costitutive come nella conoscenza scientifica, ma sono regolative nella legge morale. Allora lui continua a dire che questi due piani sono comunque autonomi, sono separati. Lui addirittura dice non si può gettare un ponte tra l'uno e l'altro, però si può trovare qualcosa di intermedio che in qualche modo sia una connessione tra questi due, quindi tra questi due mondi, quindi una connessione, anche un qualcosa che mette in rapporto la prima critica, la critica della ragion pura, e la seconda critica, la critica della ragion pratica. Questa cosa qui è il sentimento. Il sentimento è qualcosa di intermedio, è qualcosa di intermedio tra la natura meccanica, in cui anche l'essere umano è considerato come corpo tra corpi in base ad una causalità meccanica, e la, il mondo della libertà, in cui invece l'essere umano risulta sottratto alla connessione meccanicistica con gli altri oggetti esterni. Quindi Kant non si è mai occupato del sentimento, no? Se non per criticarlo, per dire che, ricordate, la legge morale non può basarsi sul sentimento, non può avere come fine empirico, non può avere come principio di determinazione della volontà un sentimento. Infatti per lui, ricordate, sia la critica della ragion pura, la conoscenza, sia la critica della ragion pratica, la legge morale, sono entrambe basate sulla ragione, non su un sentimento. Invece adesso lui pensa che il sentimento possa avere una funzione di collegamento, diciamo, tra questi due mondi, tra questi due modi di vedere le cose, di cui uno è scientifico, l'altro è morale. È sempre la ragion pura, è la ragion pura che diventa pratica, però aprono due strade, diciamo, apparentemente differenti, eterogenee. Dovete considerare che la difficoltà sta anche nel fatto che il mondo intelligibile per Kant non è qualcosa di trascendente, non è qualcosa che necessariamente sia al di là del nostro mondo sensibile. Infatti, comunque, quando l'essere umano agisce o valuta moralmente, la legge morale trova comunque espressione dove? All'interno del nostro mondo sensibile, non certo da qualche altra parte. Quindi il sentimento, dice Kant, viene studiato dal giudizio. Il sentimento fa capo al giudizio. Giudizio, ricordate, come abbiamo detto nella prima opera, scusate, nella nostra prima lezione su vita e opere di Kant, abbiamo già parlato di questo problema terminologico, non lo ripeterò. Giudizio con la G maiuscola nella convenzionale traduzione italiana è Urteil, è il giudizio logico, e non c'entra qui, è il giudizio della critica della ragion pura. Ricordate, giudizi analitici, giudizi sintetici, è il giudizio, ricordate, l'espressione di una proposizione con un soggetto e un predicato connessi tra loro. Mentre invece il giudizio, non il giudizio logico, conoscitivo, ma il giudizio estetico, il giudizio di bello, brutto, eccetera, il giudizio di estetico, siccome in italiano la parola è la stessa, giudizio, giudizio, in entrambi i casi, in italiano si suole eh, tradurlo con giudizio con la G maiuscola. In tedesco le parole sono diverse, Urteil è giudizio logico, Urteilskraft, cioè la capacità di giudicare, è il giudizio estetico, ma in italiano la parola è la stessa, giudizio estetico con la G maiuscola. Allora, attenzione, che cos'è il giudizio estetico?
quali sono le caratteristiche del giudizio estetico. Kant parla di due tipi di giudizio, attenzione. Il giudizio può essere determinante oppure riflettente, d'accordo? Il giudizio può essere determinante oppure riflettente. Attenzione, un giudizio determinante è un giudizio in cui diciamo che entrambi i giudizi estetici di tipo determinanti o di tipo riflettenti hanno questo in comune. Il giudizio è la valutazione di qualcosa di particolare, cioè è la valutazione di un particolare all'interno del generale. Cioè, che cos'è un giudizio estetico? È un cogliere un particolare all'interno del generale. Però questo cogliere un particolare all'interno del generale può essere di due tipi, può essere determinante o può essere riflettente. Determinante si ha quando il particolare viene sussunto, quando il particolare viene incluso, inglobato in un universale, d'accordo? Cogliere, scusate, la dizione non era precisa, cogliere un particolare all'interno di un universale, d'accordo? Non di un generale, di un universale. Cogliere un particolare all'interno di un universale. Nel giudizio determinante il particolare viene visto come sottomesso, come sussunto, come inglobato all'interno di un universale che è già dato, che ha già delle regole, che ha già delle norme, d'accordo? Quindi questo è il giudizio determinante. Il giudizio determinante non genera nuove conoscenze perché appunto il particolare viene considerato inglobato da un universale che è già costituito con delle regole precise. Ricordate, una delle categorie dei concetti puri dell'intelletto è proprio quella della categoria, il giudizio dell'universale, d'accordo? Quindi diciamo che accanto il giudizio determinante interessa meno, interessa di più il giudizio riflettente. Che cos'è il giudizio riflettente? Nel giudizio riflettente il particolare va in cerca di un universale, attenzione, si muove verso un universale che non è già dato, che non è già conosciuto come l'universale nel giudizio determinante. Quindi nel riflettente il particolare va in cerca di un universale, va in cerca di nuovi rapporti tra le cose, tra gli oggetti, va in cerca di qualcosa che ancora non c'è, d'accordo? Che ancora non c'è. E quindi questo giudizio riflettente è quello che a Kant maggiormente interessa. Il giudizio estetico di tipo riflettente è appunto il giudizio estetico che provoca un'emozione artistica, un sentimento di fronte a un paesaggio, a un brano musicale oppure a un'opera d'arte. Come funziona per Kant il giudizio estetico, il giudizio riflettente? Il giudizio estetico, il giudizio riflettente per Kant funziona in questo modo, cioè certo non può produrre nuove conoscenze teoretiche, conoscitive nel senso proprio scientifico, però può produrre un'idea regolativa che non sarà comunque mai dimostrata scientificamente. Cioè il giudizio estetico, il giudizio riflettente eh, considera l'oggetto del giudizio come se fosse orientato a un fine. Attenzione, come se, perché non si potrà mai dimostrare l'esistenza di un fine, di un finalismo. Però lo si può pensare come idea regolativa, anche se è chiaro che con la critica della ragion pura, con la ragione scientifica, con la ragione teoretica, io non potrò mai dimostrare che esiste un fine, una finalità
nella natura, ricordate le antinomie dell'idea di mondo nella dialettica trascendentale. Quindi io in realtà quando contemplo un'opera d'arte oppure ottengo piacere, diciamo, da un'opera d'arte oppure da un paesaggio, d'accordo? E dico mi piace, non mi piace, è bello, non è bello, in cosa consiste, secondo Kant, quella emozione artistica? L'emozione artistica deriva dall'interpretare l'oggetto che io sto contemplando e di cui do un giudizio estetico, nel contemplarlo considerandolo come se fosse orientato a un fine, come se avesse all'interno una finalità. Il finalismo, la finalità, secondo Kant, è alla base dell'emozione estetica, d'accordo? Del giudizio estetico. Lo so che può sembrare strano, ma per Kant è così. Quando io vedo un quadro, provo un'emozione artistica, provo un sentimento, questo sentimento esiste nei confronti dell'opera d'arte, magari vale anche ovviamente per l'artista che produce, che crea l'opera d'arte. Questo sentimento consiste nel fatto di considerare l'oggetto che io sto contemplando, che sto valutando artisticamente, che sto valutando esteticamente, di considerarlo come se fosse orientato a un fine, come se tutte le parti di quell'oggetto in qualche modo fossero organizzate tra di loro, avessero dei nessi non casuali, ma dettati dal raggiungimento di un fine, d'accordo? Questo è molto importante. Vediamo che Kant comunque distingue il giudizio riflettente, parliamo solo di questo, in altri due tipi di giudizio, un giudizio estetico e un giudizio teleologico. Parleremo prima del giudizio estetico. Che cos'è il giudizio estetico? Il giudizio estetico è qualcosa che deriva da un presupposto che è la facoltà del gusto. La facoltà del gusto la facoltà del gusto mi fa valutare esteticamente, d'accordo? Quindi nel giudizio estetico io dico è bello, non è bello, d'accordo? È bello, non è bello. Si tratta appunto della facoltà di gusto. È bello, non è bello. Attenzione, quindi il bello. Quando io mi rapporto con un oggetto esteticamente, con un giudizio riflettente di tipo estetico, io ho un piacere, una sensazione, d'accordo? Una cognizione e dico è bello oppure non è bello, ok? Attenzione, secondo Kant, la facoltà del gusto, il giudizio di gusto, è qualcosa di più profondo del mi piace, non mi piace, d'accordo? Lui fa una sottile distinzione tra il dire è bello e il dire mi piace. Il dire mi piace o non mi piace fa riferimento a una mia sensazione, d'accordo? A una mia sensazione che è molto soggettiva. Invece io esprimo una mia emozione che può essere molto soggettiva. Invece dire è bello o non è bello, è qualcosa di più profondo, d'accordo? È qualcosa di più profondo. Quindi in realtà la facoltà del gusto, più che giudicare ciò che è piacevole, ciò che è utile, ciò che è bene, appunto mi dice appunto ciò che è bello, ok? Allora, sì, la facoltà del gusto è una facoltà soggettiva, no? Molti di voi ovviamente sono abituati a pensare questo, cioè a pensare che il bello, cioè il giudizio del bello, sia un giudizio soggettivo. Come dice la frase, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, d'accordo? Due ragazze che parlano tra loro, una dice, ma guarda, ma quello là, quel ragazzo là è proprio bello, è proprio bello.
L'altra dice: No, ma che cosa ci trovi in quel ragazzo? È proprio una cosa. Ma no, ma non è per niente bello. Ma guarda, ma che hai? Ma che sei impazzita, d'accordo? Cioè, sembrerebbe che il giudizio del bello sia un giudizio soggettivo. Ora, Kant non è d'accordo, lo so che può essere sorprendente. Questa è una delle cose più note della critica del giudizio di Kant. Secondo lui il bello è oggettivo, impegna universalmente tutti gli uomini. Cioè, secondo lui, la facoltà di giudicare, la facoltà del gusto, la facoltà di giudicare in maniera estetica è un a priori. Vedete, anche qui ci sono gli a priori, cioè Kant ha sempre la stessa impostazione, d'accordo? Per lui il bello deriva da una facoltà di giudicare che è universale, identica in tutti gli uomini. Quindi, così come per le conoscenze o per la legge morale, anche il bello deve essere a priori, deve essere fondato a priori trascendentalmente. Lui dice che abbiamo una conoscenza a priori, una conoscenza trascendentale del bello, anche se appunto non si tratta di vera conoscenza scientifica, d'accordo? Si tratta di un vedere le cose dal punto di vista del sentimento, del giudizio estetico, quindi si tratta sempre di idee regolative e mai di idee costitutive, teoretiche, di idee che in qualche modo possono presentarsi in maniera scientifica, in maniera dimostrabile sulla base della conoscenza teoretica. Quindi dire invece Kant sarebbe più d'accordo nel dire a te piace, no, a me non piace, ecco il sentimento mi piace, non mi piace, che fa riferimento proprio a un'emozione, è un'emozione immediata, quello può essere più facilmente considerato come soggettivo, però lui intende il bello come qualcosa, capite, di più profondo rispetto ad una emozione immediata. Ovviamente può non piacere, la maggior parte di voi diranno no, è assurdo che il bello sia oggettivo, però Kant pensa questo. Perché pensa questo? Lui fa lo stesso ragionamento che fa con la morale, vi ricordate, con la determinazione poi concreta di come si applica l'imperativo categorico. Vi ricordate cosa dice lì? Quando io considero un'azione morale, cioè corrispondente a una certa determinazione della volontà, che, che fonda una legge morale oggettiva, io che faccio? Io esigo che anche tutti gli altri considerino buona quella disposizione, quel principio di determinazione della volontà verso quell'azione, quella determinazione della volontà. Cioè io universalizzo, no, la legge morale, io penso che quello sia morale, quell'azione sia morale, quando posso pensare che anche tutti gli altri esseri umani possano, debbano pensare la stessa cosa. E lui dice più o meno la stessa cosa, cioè quando uno mh, ha questa sensazione, questo sentimento del bello, esige che anche tutti gli altri lo abbiano. Lui parla addirittura di comunicazioni, di comunicabilità. Il bello è una sensazione soggettiva, però in realtà fonda un soggettivismo oggettivo. Lo so che soggettivismo è un soggettivismo oggettivo, sembrerebbe una contraddizione in termini. In realtà questo sentimento soggettivo è identico al sentimento della facoltà del gusto che esiste in tutti gli altri uomini e a priori ha quindi una fondazione trascendentale, proprio perché esiste una comunicabilità, una comunicazione. Quando io penso che qualcosa la avverto sentimentalmente come qualcosa di bello, posso comunicare agli altri questa sensazione, gli altri possono essere d'accordo con me. Attenzione, molto importante, questa facoltà di dire bello, questo giudizio estetico del bello, non riguarda un concetto,
tutto, non ha niente a che fare con la conoscenza scientifica e con i concetti o con le categorie dell'intelletto, d'accordo? È qualcosa che non è un concetto, è appunto un sentimento. Proprio perché non è un concetto, deve essere disinteressato, questo è molto importante. Per Kant il giudizio del bello, cioè può esistere una distinzione tra è bello e brutto solo quando io mi rapporto all'oggetto, per esempio a un panorama, a un brano musicale, a una tela dipinta, mi rapporto all'oggetto in maniera disinteressata, senza avere un fine, senza avere uno scopo. Cioè ho la contemplazione dell'oggetto estetico, dell'opera d'arte, la contemplazione si attua in maniera totalmente disinteressata, d'accordo? Solo questo può fondare non il mi piace, non l'utile, non è buono, ma è bello, d'accordo? È bello, cioè non è qualcosa di interessato, è bello, quindi è piacevole, quindi mi interessa provare piacere, d'accordo? Il bello è qualcosa che deve essere, che deve esprimersi in maniera, esprimere un rapporto verso l'oggetto che viene valutato esteticamente in maniera disinteressata. Schopenhauer riprenderà quest'idea, ovvero che l'emozione artistica è tale solo quando è disinteressata, solo quando il rapporto tra il mio intelletto e l'oggetto esterno e l'oggetto di contemplazione, l'opera d'arte, è un rapporto di tipo disinteressato. Prima di passare al giudizio teleologico, diciamo qualcos'altro, perché Kant qui, oltre al bello, definisce anche il sublime, una variante in qualche modo del bello. Naturalmente questo lo avvicina al movimento romantico che era molto in voga quando lui pubblica la critica del giudizio. Nell'insieme la critica del giudizio può essere considerata un'opera romantica, un'opera che comunque tratta argomenti tipici del romanticismo, un'opera che avvicina Kant al romanticismo, d'accordo? Quindi lui, qual è poi precisamente l'opera di Kant? Un attimo solo. Scusate, avevo messo in pausa per prendere il foglio per citare con precisione il titolo di qualche opera. Di solito non lo faccio mai di mettere in pausa. Lo vedete, le mie lezioni sono lezioni condotte a braccio, senza leggere testi, senza dei fogli nascosti, degli aiuti, non so, dei fogli fuori campo che io leggo. Io spiego totalmente a braccio, in maniera continua, senza fare tagli, se non in post-produzione, senza fare pause all'interno della lezione. Questa volta l'ho fatto perché non trovavo un foglio che appunto ehm, che è importante per me. Kant, quando parla del sublime nella critica del giudizio, riprende alcune cose che lui aveva già detto in un'opera precritica, in un'opera giovanile, ovvero le osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, nel 1764. Kant ovviamente si riferisce anche alla famosa opera sul sublime di Edmund Burke, d'accordo? Un'opera che ebbe grande importanza nella temperie del romanticismo. Edmund Burke, l'opera del 1756, ricerca sull'origine delle nostre idee del sublime e del bello. Il sublime e il bello hanno delle cose in comune, d'accordo? Comunque contemplano un oggetto in maniera disinteressata, d'accordo? In maniera disinteressata, in maniera riflessiva, vi ricordate, attraverso il giudizio estetico di tipo
di tipo riflettente, d'accordo? Il giudizio riflettente estetico. Però ovviamente quindi il bello e il sublime hanno molte cose in comune, sono una variante l'uno dell'altro, però il sublime aggiunge qualcosa di diverso rispetto al sentimento del bello. Nel bello io contemplo e giudico qualcosa, un oggetto, che sia un'opera d'arte o un paesaggio, nella sua forma, nella sua armonia, nella sua limitatezza, assecondando il fatto che io possa comprendere compiutamente ciò che mi sta di fronte, d'accordo? E comprenderlo anche in maniera serena, diciamo così. Invece nel sublime, il sentimento del sublime si basa proprio su una forma enorme, su qualcosa che è troppo al di là della mia finitezza, della mia limitatezza, qualcosa di informe, qualcosa di illimitato. Il sentimento del sublime è un sentimento che di fatto mi lascia sgomento di fronte all'informe, di fronte all'illimitato. Perché io percepisco, a differenza del sentimento del bello, percepisco qualcosa che deriva proprio dalla comprensione delle mie caratteristiche, delle mie possibilità finite di fronte a un oggetto che è informe, è infinito, è illimitato, è potente, d'accordo? Di fronte a qualcosa che mostra la forza, la potenza della natura. Quindi capite, questo sentimento non è più un sentimento armonico e sereno come il sentimento del bello, è un sentimento tumultuoso, è un sentimento che mi può provocare anche terrore, è un sentimento ambivalente. Io sento una specie di terrore, nei confronti dell'oggetto che mi appare sublime, io ho un sentimento ambiguo di attrazione e repulsione, d'accordo? E il sublime mi appare non qualche cosa di statico, ma qualche cosa di dinamico, qualcosa che rompe con una forza primordiale, primigenia, qualcosa che io non riesco a concepire perché proprio è troppo grande, è troppo forte, è troppo potente per me, d'accordo? Quindi c'è ovviamente una differenza tra il bello e il sublime. Kant descrive, famosa la sua descrizione, anche che cos'è il sublime. Abbiamo parlato finora del giudizio, ricordate, riflettente, estetico, ma abbiamo visto che esiste anche un giudizio riflettente di tipo teleologico. D'accordo? Che poi ricordate, la teleologia, ho già detto, è al fondo di qualunque giudizio estetico, perché il giudizio estetico interpreta l'oggetto del giudizio come se fosse orientato a un fine. Fine in greco si dice telos, fine, scopo, quindi teleologico significa un giudizio che parla del fine, dello scopo, d'accordo? Quindi l'idea che non solo io ho un'emozione estetica perché dico quel paesaggio, quella volta stellata è bella, ma io dico anche quel paesaggio, quella volta stellata è organizzata secondo un fine, d'accordo? La finalità del giudizio teleologico. E questo mi fa dire anche è bello, mi piace e così via. Cioè, io quando per esempio contemplo il cielo stellato, no? Sapete la famosa frase di Kant? Due cose mi riempiono di meraviglia, la legge morale dentro di me e il cielo stellato fuori di me. Quando io contemplo un cielo stellato, una volta stellata, cosa faccio? Posso dire è bello, mi piace, ma posso dire anche mi piace, è bello, mi dà un'emozione perché? Perché io considero il cielo stellato come
qualcosa che vuole raggiungere un fine, d'accordo? Quindi abbiamo visto l'idea non scientifica, non teoretica, non possibile da dimostrare da un punto di vista scientifico, un'idea puramente regolativa, che la natura sia organizzata in base a un fine. Quindi il cielo stellato, perché mi appare bello? Anche perché inizio a pensare che tutte le stelle, tutti gli elementi che io vedo di quell'insieme, dell'oggetto nell'insieme, non siano posti lì a caso, ma abbiano una precisa relazione finalistica tra loro. Tutto ciò che comprende l'oggetto che io sto valutando esteticamente è un insieme di parti che cooperano tutte l'una con l'altra, un insieme di parti che cooperano l'una con l'altra in vista del raggiungimento di un fine, che quindi l'oggetto rappresenti una totalità organica, d'accordo? Qualcosa in cui ogni parte esiste e funziona in quel modo o si trova in quel posto per realizzare la funzione anche di tutte le altre parti. Posso ragionare così, cioè come se la natura, non solo un cielo stellato, un elemento particolare, come se la natura in generale avesse una finalità, d'accordo? Che tutto sia organizzato non in base al caso, non in base al caso, alla necessità o alla casualità meccanica, ma in base a una teleologia, in base a un fine, ad uno scopo. Attenzione però, secondo Kant, il fine, non potrò mai dimostrare l'esistenza, è solo un'idea regolativa, il fine nella natura non dipende necessariamente da un essere intelligente, quale un dio, d'accordo? Lui fa l'esempio dell'orologio, possiamo confrontare la natura con un orologio. Anche l'orologio è un insieme in cui ogni parte, per esempio una minuscola leva, serve al funzionamento dell'intero, d'accordo? E si trova lì, esiste e si trova in quel posto in relazione con, con altre parti per l'interesse dell'intero orologio, per far funzionare l'intero orologio. Ma attenzione, l'orologio differisce dalla natura, anche se entrambi possono essere visti come aventi un fine, perché il fine dell'orologio è stato istituito da qualcosa di esterno all'orologio, d'accordo? Il fine dell'orologio non è interno all'orologio, il fine dell'orologio è stato dato dall'artigiano, da qualcuno che ha fabbricato quell'orologio. Nel caso della natura, questo non si dà. Kant non ragiona in termini di trascendenza o in termini di creazione della natura o di ordinamento della natura da parte di un essere intelligente, quale Dio che sia esterno alla natura. Secondo Kant il finalismo della natura è interno alla natura, cioè la natura dà a se stessa una finalità, si organizza e si sviluppa anche nel tempo, attenzione, si sviluppa nel tempo, si evolve in base ad una finalità interna, d'accordo? Ad una finalità interna. Ora, questa finalità interna può anche dare origine a un'idea di gerarchia, d'accordo? Cioè ci sono esseri che realizzano poco, realizzano meno la finalità della natura, mentre invece ci sono esseri che realizzano pienamente la finalità della natura. E Kant arriva a dire che in realtà qual è il fine della natura? La natura è orientata a un fine. Noi possiamo pensare che il fine della natura sia l'uomo, d'accordo? L'uomo, quindi il prodotto più importante della natura, quello gerarchicamente sovrastante tutti gli altri enti, tutti gli altri esseri della natura, compresi gli animali, ma qualunque elemento della natura, è l'uomo. L'uomo è il prodotto più alto della natura e ha una responsabilità, quella di portare avanti il compito che la natura
gli ha assegnato alla specie umana. L'uomo sarebbe il punto più alto della natura, la finalità stessa della natura. Perché? Perché Kant può pensare, anche se ovviamente la finalità è sempre un'idea regolativa, la scienza, la conoscenza scientifica, la conoscenza teoretica non autorizzerebbero mai a sostenere questa idea, perché il fine ultimo della natura, il fine vero, profondo della natura, qual è? Qual è il fine profondo della natura? È quell'essere, attenzione, che ha all'interno il proprio fine. Abbiamo visto che la natura si caratterizza proprio perché il proprio fine è al suo interno. Ora c'è un solo essere che può comprendere qual è la finalità della natura, d'accordo? Mentre gli altri esseri non comprendono qual è la finalità della natura, l'uomo comprende se stesso, comprende di avere una finalità interna e comprende che questa deriva dalla finalità complessiva, da uno scopo complessivo che è insito nella natura. L'uomo è l'unico essere consapevole di agire in base a un fine e di agire in base a un fine perché è l'anello più progredito di una natura che agisce in base a un fine. L'unico essere che comprende di avere una finalità, mentre tutti gli altri esseri non lo comprendono, non lo comprendono, è appunto l'uomo. Quindi l'uomo è il fine ultimo della natura. Attenzione, così concludiamo, questo ha anche una ricaduta epistemologica in termini di possibilità scientifiche e tecnologiche dell'uomo. Cioè Kant conclude in maniera ottimistica, proprio da un punto di vista etimologico, come un bacone, come un cartesio, essendo l'uomo il prodotto migliore della natura, quello che realizza il fine della natura, l'uomo ha il diritto di sottomettere tutto il resto della natura, tutti gli altri enti della natura. L'uomo si trova in posizione gerarchicamente superiore rispetto a tutti gli altri enti della natura e ha il diritto di dominarli, e ha il diritto di trasformarli, ha il diritto di ergersi come una figura di padrone della natura, d'accordo? Questa diciamo che è la conclusione della critica del giudizio di Kant. Ho cercato di spiegarvela al meglio. Se certe espressioni non sono state chiare o possono essere sviscerate meglio in base alla terminologia, alle parole dello stesso Kant, naturalmente potete approfondire sul libro di testo oppure su alcuni passi antologici dello stesso Kant. Ho cercato di spiegarvi come meglio posso le cose, almeno le cose più importanti, diciamo così, della critica del giudizio. Abbiamo terminato così con le tre critiche di Kant. Avete visto quante lezioni sono state necessarie: critica e ragion pura, critica e ragion pratica, giudizio. Non concluderemo più qui Kant perché io, che voglio essere completo, vi parlerò anche delle opere di storia, di antropologia, di politica, di religione di Kant, non le opere precritiche che non ci interessano, ma le opere di Kant, soprattutto quelle appunto che riguardano questi argomenti che si situano nell'ultima parte della vita di Kant, cioè la maggior parte delle opere cercherò di condensarle in una sola lezione. Delle altre opere Kant non ha scritto soltanto le tre critiche e le opere precritiche, insieme ma soprattutto dopo le tre critiche ha scritto anche altri libri che sono significativi da un punto di vista storico, antropologico, religioso, ma anche, attenzione, ma anche politico, che riguarda il diritto, d'accordo? Le questioni del diritto.
Ci vediamo la prossima volta, grazie, arrivederci.